Buongiorno, proseguiamo con le pillole sul catechismo della Chiesa Cattolica. La volta precedente abbiamo analizzato la prima parte del credo, no? Quella che dice credo in un solo Dio. Adesso andiamo avanti perché il credo prosegue con Padre Onnipotente. Questa definizione di padre mi fa venire in mente un qualcosa di estremamente attuale, cioè le nuove traduzioni che la Chiesa Cattolica sta proponendo per la preghiera fondamentale, no? del cristiano, che è il Padre nostro. Voi sapete che la Chiesa sta traducendo in un modo diverso il non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. E lo sta traducendo in modo diverso perché ovviamente la Chiesa ritiene, dal suo punto di vista, che Dio non può indurre in tentazione un fedele, no? Perché sarebbe un'opera, come dire, malvagia. Allora vediamo come ancora una volta in realtà la teologia stia cercando di adattare alle sue idee preconcette quello che è il testo. Questa è un'osservazione che faccio da tanti anni, almeno da 10 anni, dicendo che spesso la teologia parla come se il testo non esistesse. E quindi anche questa volta lo andiamo a vedere nei particolari. Vi chiedo un pochettino di attenzione perché analizzeremo alcune parole anche in greco, ma vedrete che è un discorso molto, molto affascinante, molto interessante e come sempre andremo a vedere il contesto. Il Padre Nostro è nei Vangeli rappresentato in due forme diverse, una diciamo più sintetica e l'altra invece più estesa. Noi conosciamo quella più estesa, però vale la pena magari che leggiamo anche quella più sintetica che si trova nel capitolo 11 del Vangelo di Luca. E questa forma più sintetica recita così: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano, perdona a noi i nostri peccati perché anche noi perdoniamo ad ogni nostro debitore e non farci entrare nella tentazione. Ecco, questo non farci entrare nella tentazione è il versetto incriminato, però nella versione più estesa questo versetto ha una estensione che è molto interessante che adesso andremo a vedere, però la versione più estesa ve la dico così com'è in greco anche perché è molto bella, perché recita così: Pater emon o entois uranois, agiascetoto onomasou, elteto e basileia su, genetetoto telema su osen urano kai epiges, tonarton emon ton epiusion dosemin semeron, kai afes emin ta ofeilemata emon, os kai emeis afecamen tois ofeileta esemon, kai me eisenenkes emas eis peirasmon, alla rusei emas apotu poneru. Ecco, gli ultimi due versetti sono quelli interessati dalle nuove traduzioni, perché la Chiesa ci dice che in realtà il Padre nostro non dice non indurci in tentazione, ma nelle nuove traduzioni ci propone non abbandonarci alle tentazioni, perché ritiene che questo sia più confacente alla figura di quel Dio di amore che loro hanno, dico loro i teologi, hanno elaborato. Però in realtà noi invece di adeguarci alle elaborazioni teoriche fatte a tavolino, dobbiamo come sempre fare finta che sia vero ciò che c'è scritto nei testi. E noi dobbiamo sapere che il Padre Nostro è un po' una raccolta, cioè un insieme di invocazioni che gli ebrei conoscevano e che rivolgevano al loro Yahweh, insomma al loro Signore, al loro governatore, anche in diverse parti del giorno, e che poi qui sono state raccolte in questa preghiera, che quindi in realtà non è che sia una preghiera originale inventata da Gesù, insomma, no, ma è una raccolta di invocazioni. Ora, il non abbandonarci alla tentazione è una traduzione che non trova corrispondenza nel testo, perché il testo dice esattamente
kai me eis enenkes emas eis peirasmon, che significa in un modo non equivocabile non portare noi dentro la prova. Quindi non si tratta neppure di una tentazione così come la intendiamo noi, la tentazione di fare il male. Quindi tentarci, no, in modo per vedere se noi cediamo al male morale, no. È non metterci alla prova, perché leggendo l'Antico Testamento si vede come Yahweh costantemente mettesse alla prova il suo popolo, costantemente verificasse la fedeltà del suo popolo, e se il suo popolo non rispondeva alla prova, non superava la prova, lo puniva durissimamente. E quindi il popolo gli chiede per favore non portarci dentro una prova, perché noi sappiamo che poi, come dire, ci caschiamo, cioè non ce la facciamo, non la superiamo. Quindi non metterci alla prova come fai costantemente. Quindi non è la tentazione come la intendiamo noi. Tant'è, e di questo la teologia si è accorta, che questa frase qui, me kai me eis enenkes emas eis peirasmon, che vuol dire non portare noi dentro la prova, e il dentro è ripetuto 2 volte, eis enenkes, sia come prefisso del verbo, sia poi successivamente eis peirasmon, dentro la prova, perché peirasmon significa questo. Ma poi il Padre nostro prosegue con Allah, rusai emas apotu poneru, ma libera noi dal male che ne consegue. Quindi queste 2 frasi non possono essere viste separate, sono strettamente unite, sono una conseguenza all'altra. Non portarci dentro la prova, cioè non sottoporci alle prove come sei abituato a fare normalmente con noi, ma liberaci per cortesia dal male, ma dal male che è quel male che conseguiva alle prove che non venivano superate, che è anche il male fisico, il male sociale, lo star male veramente. Tant'è che nell'Antico Testamento il concetto di bene e di male è sempre legato al benessere fisico o, se volete, al benessere sociale. Guardate, vediamo un paio di cose. Per esempio, qui nelle edizioni Mamash, che cito molte volte perché sono scritte solo da rabbini con le loro annotazioni, quando si parla appunto del benessere, qui siamo nel libro della Genesi ed è uno dei tanti commenti, qui siamo nel capitolo 12, quando si parla di Abramo che viene benedetto, scusate, allora qui si parla chiaramente e si dice che la benedizione consiste nel dare ad Abramo fertilità, cioè avere figli, che sapete era una cosa fondamentale per quel popolo, ricchezza e fama, cioè quanto di più terreno ci possa essere. In questo consiste la benedizione, capite? E così come quando Yahweh dice ad Abramo, lo invita a lasciare la sua terra e gli dice in ebraico lech lecha, cioè vai per te. Questa è una espressione che dal punto di vista esoterico è stata, come dire, esaminata ed è stata interpretata nei modi più strani, più astrusi. Qui i commentatori ebrei, compreso Rashi, che è il massimo, dice chiaramente che significa questo lech lecha, va per il tuo piacere, va per il tuo bene, cioè va perché andando nella nuova terra io ti farò ricco e famoso. Cioè si parla sempre di beni terreni. Quindi la prova e questa liberazione dal male si riferisce proprio a questo concetto che è affascinante perché è estremamente concreto. Noi abbiamo in mente ad esempio il libro di Giobbe, no? Quindi la persona che direi per eccellenza nella Bibbia è stata messa alla prova ed è stata messa alla prova da parte del Satan. E il Satan, che poi è stato dalla teologia trasformata nella figura del demone, cioè dell'entità spirituale
come principio del male, il maligno, ecco, il Satan in quel caso non era altro che un emissario di Yahweh che opera per conto di Yahweh. Quindi Yahweh gli dice: va bene, vai a fare questo lavoro su Giobbe, vai a metterlo alla prova e vedrai che Giobbe mi rimarrà fedele. Gli dice: fagli tutto quello che vuoi, non ucciderlo, semplicemente non ucciderlo, ma portagli pure via tutto. E difatti così succede. Però anche qui quindi intanto comprendiamo come il Satan non sia un'entità spirituale come principio del male, ma sia uno che temporaneamente svolge il compito di accusatore, di avversario, di rivale, in alcuni casi diciamo di pubblico ministero, ma è una operazione temporanea, cioè finito di fare il Satan, torna a fare il suo mestiere. E che cosa succede a Giobbe dopo che ha superato la prova? Ve lo faccio dire direttamente da un teologo, ve lo faccio dire dal teologo Sergio Quinzio, che nel suo libro La sconfitta di Dio, che trovate nelle edizioni Adelphi, quando analizza molto attentamente la vicenda di Giobbe, dice che in sostanza, scusate un attimo, che quando si parla dello shalom si parla della pienezza della vita, cioè del benessere della vita. Quindi quando Giobbe riceve la ricompensa, il teologo Sergio Quinzo ci dice chiaramente in che cosa consiste questa ricompensa, che non è una ricompensa nei cieli, una ricompensa che riguarda l'eternità, una ricompensa che riguarda la promessa di una vita dopo la morte. Assolutamente no. Il libro di Giobbe, dice il teologo Sergio Quinzio, almeno così come ci è stato tramandato, si conclude con la restituzione a Giobbe in più larga misura di tutto ciò di cui aveva goduto nel tempo felice: pecore, cammelli, buoi e asine. E Dio gli ridà anche, cosa per noi sconcertante, lo stesso numero di figli che aveva prima e che erano morti. Quindi quando si parla di prova e di male che ne consegue, la concretezza del pensiero ebraico che è presente nel Padre Nostro si riferisce proprio ad una prova fisica, cui consegue un male fisico, tant'è che le due frasi sono collegate da questo Allah, che significa ma, non Allah. In greco Allah significa ma. Quindi me eisenenkes emas eis peirasmon Allah rusei emas apotu poneru. Tra l'altro questo concetto di prova è lo stesso che si applica a Gesù, sapete, dopo il battesimo. Sapete che durante il battesimo a un certo punto si dice si aprono i cieli e compare quello che viene definito lo spirito, cioè compare quello che in ebraico è il ruach, di cui probabilmente, anzi sicuramente avremo modo di parlare, ho già parlato molto nei libri e nelle conferenze, ma avremo modo di parlare anche in questi video. Bene, quando si apre il cielo e compare questo ruach che dice delle cose, poi il Vangelo dice che Gesù viene condotto nel deserto e viene condotto dal Ruach nel deserto, e in greco c'è scritto peirascenai, che è lo stesso etimo, cioè la stessa parola di peirasmon. E peirascenai è un passivo, cioè viene condotto per essere messo alla prova. E in che cosa consiste questa prova? Anche lì compare un Satan, cioè un avversario, un rivale, che gli dice: caro Gesù, se tu vieni con me, io ti do tutta una serie di beni materiali. Ancora una volta, esattamente come per Giobbe. Gesù, diciamo, non cede a questa offerta, anzi, probabilmente dice, noi ricordiamo vade retro Satana, ma ci sono dei codici in greco dai quali pare di poter capire che Gesù gli abbia detto: vieni tu dietro a me, perché sono io quello che ha una missione da compiere. Quindi quando la Chiesa dice
Non abbandonarci alla tentazione, ancora una volta sta variando il significato delle parole e lo sta variando consapevolmente, tant'è che il Peirasmon che traduce con tentazione significa prova, e quando dice alla russa yemasa potu poneru, poneru è il male fisico, quello che ha subito Giobbe quando è stato messo alla prova, lo traduce con maligno. Cioè, ancora una volta, la Chiesa vuole teologizzare e quindi spiritualizzare ciò che in realtà è assolutamente fisico, assolutamente concreto. Quindi, secondo certe interpretazioni che arrivano da teologi, docenti di esegesi biblica, che stanno scrivendo su queste nuove traduzioni per cercare di costruire un significato diverso, dicono quindi non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal maligno. No. Il Padre nostro dice chiaramente non portarci dentro la prova e liberaci dal male che ne consegue. E chiudo con un'altra affermazione che comunque rimane legata a questa. Vi ricordate tutti sicuramente dell'affermazione degli angeli che quando annunciano la nascita di Cristo dicono pace in terra agli uomini di buona volontà. Ecco, anche questa buona volontà è una traduzione sbagliata, ma la cosa curiosa è che le traduzioni giuste già ci sono, già c'erano in questi libri qui, ma a noi viene trasmessa questa nuova, questa concezione diversa, come se fossero gli uomini ad avere una buona volontà. Invece, quando il Vangelo dice pace in terra agli uomini, tes eudokias, qui c'è scritto pace agli uomini che sono oggetto della benevolenza da parte degli Elohim. Quindi cosa vuol dire? Che noi dobbiamo sperare, o meglio, gli israeliti, perché noi con questo Dio non abbiamo niente a che vedere, devono sperare che Dio li guardi di buon occhio, che Dio quindi non li metta dentro la prova, perché quando li mette dentro la prova, purtroppo in genere loro non la superano e ne consegue un male che, come abbiamo visto ovunque, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento, è sempre un male fisico, cioè un qualcosa che riguarda la vita qui sulla terra. E questo è molto affascinante, soprattutto perché è molto concreto. Grazie, ciao, al prossimo.